È stato proposto un ruolo in Gomorra e dopo un po' che abbiamo finito di girare sono stato immischiato in una rissa e sono stato arrestato. Comunque nel 2007 furono arrestati mio padre, mio fratello, insieme a mia mamma, mio zio e mia zia per associazione familiare. È da lì che inizia tutto, io avevo 9 anni. E questa è casa mia, dove io ho occupato. Io ero un associato. Associazione significa 10 anni sono pesanti, erano 28, vabbè, ringraziamo a Dio. Questa è la mia camera da letto e c'ho una bella porta che su lei e si mette a sparare. Un bagno te lo può pensare, ma chi è questo? Qua è casa mia. Diciamo ero uno spacciatore. Io avevo 18 anni quando mia moglie ha partorito, dopo 3 mesi mi hanno arrestato. Bello parco, la casa sotto, la casa in coppa, non so, non mi trovo. Io che i figli miei mi trovo in te e su cosa lasci impazzire. Attenzione, perché la pistola tengo sempre, però questa volta è do scotch, la pistola è lo scotch. Comunità Cedro, ho trascorso 8 mesi, è una comunità di recupero per i minori a rischio. Mi piace tornare qui perché ho dei ricordi, però mi viene pure un po' granzi, perché comunque 8 mesi non so poi. Madonna. Il rischio di occupazione, che qua sono un sacco di abusivi, quindi loro escono e entrano altri abusivi. Ti ricordi le case che furono murate? Ora ti faccio vedere cosa è successo. Sono stati buttati giù questi muri che volevano, insomma, aggiustare un po' per ripararsi. Purtroppo stanno disperati, senza casa, senza lavoro. Questa sarebbe una cucina, un salone. Hanno visto che non c'era niente, che purtroppo la spesa è esagerata, la gente già non teneva niente e se ne sono andati. Quale spesa? La spesa cioè, di aggiustare, acqua, luce, come si fa? La spesa è assai. La verità proprio pure io ho aperto sopra, cioè era aperta perché il muro già stava a terra. Sto cercando di salire su che poi ti faccio vedere. Purtroppo ha già smontato tutte le file e tutte cose e ha già attaccato in coppa. Perché sotto, lo sai, abbiamo fatto una ripresa 3 mesi fa che sta piena d'acqua e tengo a bambini che è ricoverata all'ospedale Santo Buoni, mia nipote, che è nata un mese fa e sta ricoverata con la bronchite, che ha l'ossigeno. Non possiamo stare, un altro bambino di 1 anno e mezzo. Le persone si chiudono in casa purtroppo perché comunque hanno paura di essere buttati fuori, che logicamente dice a Royamma, che i figli stanno in creature, ma a Royamma. E allora si stanno chiudendo, ci stanno poche desolazioni, capito? Un po' chiusi. Questa qua. Che si porta la casa lì? Aspetta. Questa casa era piena di immondizia e l'ho pulita io. Piena di immondizia, murata, che poi hanno buttato il muro a terra. Vorrei cercare di salire qua sopra per stare più, perché vedo che è più asciutta. Nel frattempo che ci vengono a buttare fuori.
purtroppo. Abbiamo una camera da letto. Questi sono mobili che devo mettere. È una stanzetta, è una cameretta. Questo è un bagno piccolo. Questo invece è un altro bagno. Le 2 camerette, il salone e la cucina. Si deve aggiustare tutto di nuovo, purtroppo, con il mercatino, perché io mi faccio mercatino, no? Che vendo macchinette che faccio io, che mi ho imparato quando stavo in istituto penitenziario. Mi riesco a riaccimolare così, i soldi, piano, sto prendendo poco come già fa perché io giù non posso stare più. A parte che giù è pieno di topi e immondizie. Poi sta macchina l'amiante. Anche le finestre giù, le porte perché io le ho comprate, le finestre, tutto ho comprato. Che quando si chiudono in casa si pigliano, qualcuno piglia il suo bene per 10-15 euro, allora uno ci manca una finestra e sa piglia, ti capi con me? È tutto un compra e vende, piglia e vende. La gente si arrangia così. Si dice pure che persone che tengono i precedenti penali e che sono in via definitiva per associazioni non avranno, cioè non avranno in casa. Parlo in prima persona perché pure io sono una associata. Finito la galera, sì, però ho sempre precedenti. Vieni, ti porto a vedere una cosa bella di Scampia. Salve. Vabbè, no, ma quello poi si deve rimettere insieme. Buongiorno. Buongiorno. Come state? Bene, beh, quando ti vedo, bene. Abbiamo pensato che il Carnevale aveva tutto il diritto di essere reintegrato nel suo significato originario, che è molto più dignitoso, che è quello di una festa di strada. Nel nostro carro gru che noi portiamo sempre è praticamente la nostra denuncia del lavoro che manca. Per cui tu, per ottenere i tuoi diritti, devi salire su una gru, devi salire su un tetto, ti devi spenzolare, devi fare lo sciopero della fame, devi morire quasi. Sì. Che cos'è Scampia? Scampia è un quartiere nato male. Hanno creato quartieri dormitorio. Viene esasperato per le donne il ruolo della casalinga, che è una dannazione, perché penso che poche casalinghe in tutto il mondo lavorano quanto lavorano le casalinghe napoletane, che stanno sempre a lucidare la casa, a sfregare, a fare, cucinano parecchie volte nella giornata, poi stirano l'ira di Dio, lavano l'ira di Dio, perché io per esempio le lenzuola non le stiro, perché dico si mette a letto, belle, ma non sia mai, se dicessi questo, come non stirate le lenzuola? Io passo per una folle. E per cui io sono la capafresca che ho il tempo di stare fuori casa, loro non possono. Da cui questa tensione continua che ti porta a quella rabbia, a questo fatto di strillare, perché poi i figli, le cose, tu non li vedi come una gioia che tu adesso mi dedico al bambino, gioco col bambino. No, il bambino ti viene tra i piedi mentre tu stai facendo e devi pensare a quella, allora allucchi, strilli. E tutte le cose che dici, facevo sempre l'esempio di quando si sente la signora che fa, che fa? Sto cazzo fa? Invece di dire scusa, sei passata dal panettiere a prendere, no? Allora, e se uno ti chiede se è arrabbiato, poi dice no, ma quando mai? Io non sto arrabbiato, ho soltanto parlato con mio figlio. Una volta dicemmo, non dobbiamo noi a Scampia togliere i bambini dalla strada, noi dobbiamo restituire la strada ai bambini, cioè dobbiamo dargli la sicurezza, la speranza. Per noi è il contagio. Quanto più riusciremo a contagiare in questa nostra visione allegra, gioiosa della vita, che non è la gioia del cretino che non capisce quali sono i problemi, ma è la gioia di chi ogni giorno affronta la vita per smantellare un pezzettino di quelle barriere che lo hanno imprigionato fino adesso e sa che domani ne butterà giù un'altra. Questa è la nostra gioia. La disperazione ti porta a gesti estremi, spingerti ad abitare in luoghi dove umanamente sarebbe inconcepibile vivere. Qua a Scampia si è creato questo termine nuovo che è degli scantinatisti. Gli scantinatisti sono quelli che sono andati a vivere negli scantinati delle vele, cioè di quanto
più assurdo e parlare di igiene, ma non ne parliamo proprio, è invivibile. Cioè io penso che un gatto, un cane ci sarebbe a stento là dentro. Loro sono andati a vivere là, sperando di avere la casa, sperando di avere il famoso condono, perché anche questo è qualcosa che fa stare male la gente, insicurezza di quelle che sono le leggi. Cioè, oggi io sono illegale, però ci può essere un condono, ci può essere una cosa. E questo fatto è vero che mi fa sperare, però intanto mi fa stare male per un sacco di tempo, non mi fa cercare un'alternativa, perché io aspetto. Tra l'abbattimento delle prime vele e queste che adesso devono avvenire, è passato tempo, tanto tempo che noi abbiamo scoperto intanto che l'amianto fa male. Mo l'abbiamo scoperto, quindi mo l'abbattimento delle vele va controllato, perché non è che si fa esplodere la vela e teniamo una nube d'amianto che ci cade addosso. Quando si incancrenisce un male, dopo non lo curi più. Tu o lo stronchi subito oppure dopo. Buonanotte. Luana? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sono 12. Queste sono macchinette artigianali fatte a mano propria, vedi? E li vendiamo a mercato per cercare di farci entrare la giornata, tanto per mangiare, per mettere qualcosa da parte per mangiare. Fatto tutto a mano nostra, camenda nostra, quindi la criminalità, non esiste solo criminalità, c'è anche qualcosa di buono che abbiamo imparato. O bancariello non lo tengo solo su due ruote. Che mangia avrei, come mangia fa per scocci da mettere un bancariello per le macchinette a coppa. O detersivo, l'arte ci ha arrangiato in Mannapola. Purtroppo questo ci sta a fare. Meglio che questo, o no? Qua la maggior parte siamo tutti ex detenuti. Tenete un paio di cascette per stare, per piacere. Voglio mettere due macchinette a coppa che già vengono, yeah. Ecco qua, ora ci hanno creato un bancariello, poi vengono i vigili e dicono che noi non ammazzare perché siamo abusivi. Dopo 10 anni di carcere, vengono i vigili e dicono che tu ne vennero. Fanno il sindaco mi mette a qualche parte a fare il lavoro socialmente utile e i VAC, 10 euro, questa grande, e la piccola 5. E riesco a fare che li bindi 5 euro, se va tutto bene. Venerdì scorso faccio 15 euro, non ne metto 3. Signora, vi interessa una bella macchinetta artigianale? Signora, c'è una bella macchinetta artigianale, tutta lavorata a mano. Questo è tutto lavorato a mano, signora, è fatto tutto a mano. Questo colore qua, va bene questa? Ecco qua, questa 10 euro. Ecco qua. Grazie, arrivederci. Mi ha buttato fortuna stamattina, mi ha buttato giù una macchinetta. Dovrei stare al lavoro, sì, ma non lavoro più lui. Da lì me ne sono andato perché non mi conveniva più. Spero di trovare un altro lavoro. Io adesso convivo. La ragazza con cui vivo si chiama Erika, 18 anni, anche lei. Per il momento andiamo a casa di mia mamma. Andiamo a casa mia. Mi presento la mia fidanzata. Stiamo convivendo da 3 mesi. A posto? Che ci fai qua? Vivo con te. Io ho 18 anni, l'ho compiuti da poco, vado a scuola, faccio il quinto superiore e la ragioneria. Quest'anno spero di riuscire a prendere la maturità. I miei genitori di questa convivenza non l'hanno presa tanto bene perché mi vedono ancora piccolina e perché non avevo finito la scuola. Però all'inizio erano un po' contro tutti e due, piano piano comunque non mi hanno mai lasciata sola. E il nostro futuro lo vedo, non lo so. E in una casa nostra, iniziamo una vita insieme da soli. Non lo so. Le nostre giornate ci svegliamo la mattina, riordiniamo un po' casa,
Oppure vado a scuola, lui dorme, si sveglia, gioca alla PlayStation, si fa i bagni, poi mangiamo e poi il pomeriggio lui alcune volte esce, alcune volte usciamo insieme, raramente, vero? E poi basta. E siccome mia suocera comunque va a lavorare a casa la mattina non c'è, me ne occupo un po' io. E le faccende di casa? Le faccio io, alcune volte non le faccio, le fa lei quando torna. Enzo non aiuta proprio, anzi, finisce di mettere in casino tutta la casa. Vabbè, il fatto che lui non lavora un po' ci vincola, sia dal punto di vista che magari potremmo uscire di più, goderci diciamo la nostra età, più che altro per lui perché comunque a 19 anni è stata la mattina a casa e comunque penso sia anche per lui brutto non fare nulla. Però piano piano speriamo che anche lui riesca a sistemarsi come hanno fatto i suoi fratelli. Sì, ma andiamo a suocera. Ciao, tutto a posto? Enzo? Sceso, ho detto già più dopo mangiare. Ah, quindi torna a mangiare. La loro convivenza, vabbè, diciamo l'ho ospitati qua, ma momentaneamente perché sanno fare una vita per loro, non è che non sta sempre qua con me, perché sennò, cioè convivenze si devono creare da loro se si continua questa storia fra di loro. Però a come vedi si vanno bene, quindi sono tutt'uno. La mia storia forse non è nemmeno credibile, è una storia vera. Nel 2007 ci siamo trovati alle 4:30, 5 di mattina, la casa dei carabinieri. Di solito per esempio fanno rastrellamenti in alcune abitazioni, essendo che mio marito aveva già dei precedenti penali da minore, da giovane, pensavo che comunque era una perquisizione normale. Alla fine ci siamo sentiti dire, vabbè, a manetta tutte e tre, io, mio marito e mio figlio Antonio più grande. Il giudice mi ha concesso i domiciliari perché avevo Miria che aveva più o meno 1 anno e mezzo, 2 anni. E le accuse erano per associazione e spaccio di droga. Mio marito si è reso responsabile di questa cosa perché in effetti io perché mi sono trovata in questa cosa perché avevamo i telefoni sotto controllo, quindi per alcune telefonate prettamente familiari loro l'hanno ritenuto che era parole criptate, tipo io quel giorno avevo fatto i fagioli, l'ho chiamato e dice che già fa già tutta la pasta, che tutta la pasta mischiata, per loro questa pasta mischiata era che e io avevo il compito comunque di mischiare la droga, di confezionare la droga, eccetera. In primo grado sono stata condannata 12 anni e mezzo e 6 mesi. Poi con le attenuanti genetiche, eccetera, comunque sono scesa a 7 anni, in appello abbiamo chiuso a 4 anni e 10. Oggi lavoro in una impresa di pulizie. Mi sveglio presto, prestissimo la mattina e sicuramente è molto stressante il lavoro, questo è sicuro. I soldi lavorati quindi sono sudati, quindi te li dividi in modo diverso, come devi spenderli, il necessario per la casa, per viverci e questo è. E questo è tutto. Io che ho già perso sonno e la fantasia, sta vita mia che n'ha già fa. Sto aspettando che sarà per noi.
festa che non sentono. Che stanotte non si può dormire e stella in cielo mo s'affacciano e dinto mare mo si specchiano. Si torna Napoli d'essere nata, Maria Maria. Si torna a nascere senza morire. Solo va se che la cavorria o che la mia no, non mi caccia. Tanto sai sto fuori all'anima perché non ti voglio perdere.